Ciao a tutti, in questo video ci facciamo due risate sulla situazione dei computer, come avevo promesso, e vi racconto un po' i computer che ho e cosa è successo i primi di dicembre, e vi spiegherò anche il perché ho bisogno di computer, perché ho visto da commenti che ho letto che qualcuno non ha capito perché io ho tanto bisogno di computer, quindi spiegherò un po' come li utilizzerò il computer. Tra le altre cose, alla fine del video vi farò anche una specie di piccolo riassunto di tutte le attività che farò col computer, per cui si chiarisce appunto l'uso che ne faccio e perché mi serve così tanto. Fino a qualche tempo fa, fino a una decina d'anni fa più o meno, avevo già una mentalità diciamo ecologica, però era mirata più a diciamo all'aspetto di cercare di non inquinare con i rifiuti e rispettare diciamo la natura, più che a non acquistare o a fare attenzione a quello che si acquista. Solo da quel momento in poi è uscita diciamo anche maturata anche l'idea di fare attenzione a quello che si acquista. Fino a quel punto, fino a più o meno appunto 10 anni fa, per esempio, parlando di computer, se avevo bisogno di tecnologia nuova, se c'era per esempio bisogno di nuova potenza di calcolo, non facevo altro che comprarmi un altro computer, accantonare quello che stavo usando. Nel tempo quindi, appunto fino a una decina d'anni fa, ho acquistato vari computer, in totale una decina di computer diversi. Alcuni di quelli sono andati buttati, si parla di tanti anni fa, altri sono rimasti abbandonati in casa perché ai tempi non mi preoccupavo di vendere quello che non mi serviva più, lo accantonavo. A questo punto me ne erano rimasti 7, 2 li ho già venduti, roba vecchia comunque, e 5 ce li ho ancora, un paio sono già in vendita, cioè sto tentando di venderli, e gli altri ce li avevo lì diciamo pronti da vendere prima o poi. Da quel periodo quindi, più o meno appunto 8-10 anni fa, non ho più acquistato computer, quindi sto ancora lavorando con computer che hanno questa età, 8-10 anni. Tra i vari computer che ho un computer del 2005, un desktop che ho usato per tanto tempo, che è tuttora in grado di fare qualsiasi cosa, lavoro d'ufficio per esempio, non so, documenti, fogli di calcolo, gestire la posta, navigare in internet, tutto decentemente. Ovviamente non è in grado di fare video, perché lì ci vuole una certa potenza di calcolo. Poi ho un portatile del 2007 della Toshiba, a cui a un certo punto si era guastato il display a cristalli liquidi, e avevo trovato combinazione un altro computer quasi identico, quasi lo stesso modello, e avevo provato a cambiargli schermo, togliendo il profilo dello schermo, rimuovendolo, scollegando lo schermo originale e mettendo lo schermo che avevo recuperato da quest'altro computer. Il tutto ha funzionato, quindi questo computer è funzionante adesso col display di un altro computer, se non che il bordino di plastica non riesco a rifissarlo perché lo schermo nuovo, quello utilizzato al posto di quello guasto, è leggermente diverso e le clip non prendono più, quindi quello lì lo terrò diciamo come muletto, gli metterò del nastro adesivo attorno al bordino in modo che rimanga chiuso, è utilizzabile. Anche quello lì però, essendo del 2007, può fare qualsiasi cosa, qualsiasi tipo di lavoro diciamo tra virgolette normale, ma non può fare video perché non è in grado di elaborare né tanto abbastanza velocemente, né di far vedere le preview in maniera diciamo
fluida, quindi non sono stato in grado di usarlo appunto nei primi di dicembre, anche se l'ho provato. Poi ho un computer desktop che è del 2005 con lo chassis blu e beige che avete visto nel primissimo video che ho fatto, quello intitolato Introduzione. Era di sfondo, diciamo, alla ripresa. Quello lì ogni tanto lo uso se mi si guasta quello principale, perché è un computer decente, insomma, riesco a fare quasi tutto. Riesco con quello lì a fare anche i video, anche se mentre faccio il montaggio il play, diciamo, dei video per vedere cosa sto facendo del progetto non è fluidissimo, e poi però riesce a fare il rendering. Il problema è che non posso usarlo in camper, perché per fare un video la preparazione dura 40 ore consecutive, cioè da quando gli dico ok fammi il video, preparami il video, ci vogliono più o meno 36-40 ore, il che vuol dire 36 o 40 ore di corrente continua, cioè tenerlo acceso per 36-40 ore. Quindi forse per me potrei anche farlo, perché prendo, lo lascio andare, lui lavora tipo, non so, di notte, e a metà di un pomeriggio lo faccio partire, praticamente dopo 2 giorni ha finito, no, quasi 2 giorni ha finito. Il problema è che sicuramente non ho 40 ore di elettricità per farlo andare, anche se lui consuma poco rispetto a quello, diciamo, principale che uso normalmente, però 40 ore sono 40 ore di elettricità, quindi anche se consuma poco, comunque per ora non ne avrei abbastanza di elettricità. Poi ho il desktop, quello che chiamo principale, che era quello che avevo portato qua in camper e che non aveva funzionato, non ero riuscito a farlo funzionare, cioè nel senso ha funzionato, però dopo 2 ore aveva scaricato la batteria. Quello lì è del 2006-2008, nel senso che nel 2006 l'ho fatto, è uno autocostruito, e poi nel 2008 ho aggiornato scheda madre e processore, quindi il processore è del 2008, il resto del computer è del 2006, quindi un vecchietto anche questo qua. Solo che per allora era, diciamo, quasi il massimo della tecnologia che potevo acquistare, e quindi era molto potente. Quindi dopo praticamente quasi 10 anni, 9 anni, si difende ancora bene. Malgrado l'età è l'unico in grado di fare i video in maniera fluida, sia come progetto, diciamo, che come rendering. Il rendering prende dalle 3 alle 5 ore, non di più, no, anche meno, dipende, vabbè, ovviamente dipende anche dalla lunghezza del video, anche qualche ora, insomma. Quindi tempi decenti, e anche appunto fluido mentre preparo il progetto, insomma. E veniamo al computer più recente, che è del 2009, che è il netbook, che forse in qualche ripresa si è visto e che uso appunto come portatile, però essendo un netbook, ed essendo tra l'altro nel 2009 una delle prime serie di netbook, quindi anche quelli meno potenti, perché poi sono stati fatti un pochino più potenti, ha proprio poca potenza di calcolo, quindi anche questo, ci faccio qualsiasi cosa, navigazione internet, posta, documenti, tutto, tranne i video. I video mi sembra che avevo calcolato che ci vogliono anche questo, forse più di 2 giorni per fare un rendering, quindi è improponibile come computer per fare rendering. Così al volo, del 2008 è il monitor, che si vede appunto anche lui nel primo video che ho fatto, che è un monitor Asus LCD, che era bellino, ma adesso è sorpassato, perché comunque c'ha i suoi bei 10 anni, quasi 10 anni, che però per il momento mi porterò qua in camper. L'avevo portato all'inizio di dicembre, poi ho dovuto riportarlo indietro, perché è l'unico modo per lavorare. Siccome io lavoro tanto al computer, mi serve un monitor abbastanza grosso, poi non ci vedo benissimo, quindi
il monitor grosso non dico una necessità, ma è molto molto utile. Purtroppo alimentato sempre a 220 volt, quindi mi consumerà anche per il fatto di essere 220 volt. Ho già accennato a questa cosa, quindi il 1 dicembre, se ricordate, per 3-4 giorni sono rimasto completamente sconnesso, non riuscivo a rispondere alle domande dei video, eccetera, appena dopo essere, diciamo, venuto a vivere in camper. Questo perché quando ho portato qui il computer principale l'ho provato e mi sono accorto che si accendeva ma durava troppo poco per riuscire a fare video, quindi solo 2 ore, e poi le batterie erano scariche e poi ci volevano giorni perché si ricaricassero. Così mi è venuta l'idea di dire: ok, ho altri 4 computer oltre quello, proviamoli e vediamo se riusciamo a trovarne uno di questi che consuma meno, con cui riesco a fare i video. Ho risolto. Quindi in pratica ho fatto un po' il giro di tutti i computer, risistemandoli un po' perché erano abbandonati da un po', e per poi arrivare alla fine a dire: ok, nessuno di questi è in grado di fare, tranne appunto quel desktop del 2005 che però comunque era in grado di fare i video, però ci volevano quasi 2 giorni per fare il rendering e quindi era comunque improponibile. Anche se consumava meno, 2 giorni di corrente non li posso avere per ora che ho solo le 2 batterie originarie del camper. Queste prove mi hanno messo in grado di capire che ho esigenza di avere un computer diverso, quindi il desktop, quello più recente, quello del 2008, consuma tanto, è potente ma consuma tanto, essendo una generazione appunto di 10 anni fa. Cominciavano a essere fatti con un certo risparmio di elettricità, però non abbastanza. Adesso risparmiano molto di più l'elettricità, quindi quelli li consumavano di più. È l'unico in grado di fare video, quindi dovrò sostituirlo, e ovviamente più adatto all'ambiente del camper è un portatile, non un desktop, perché portatile, oltre ad essere più piccolo, consumo uguale se è potente a un desktop, diciamo. Cioè in realtà no, il desktop consuma sempre un po' di più, il portatile è sempre ottimizzato per consumare di meno a parità di potenza. E comunque il portatile è più adatto al camper, ecco. Dovrà essere un portatile potente perché per 2 motivi. Uno è ovviamente quello di fare i video, e lì ci vuole potenza, non c'è niente da fare. L'altro è per alcuni dei lavori che devo fare. Per uno dei lavori che devo fare, che riguarda l'informatica, devo usare un sistema di macchine virtuali, quindi le macchine virtuali, per chi le conosce, hanno bisogno di, a parte spazio disco, che quello non è un problema, tanta memoria RAM e una certa potenza di calcolo, abbastanza. Non paragonabile a quella che sarebbe per fare video, ma abbastanza simile. Una cosa di cui mi preoccuperò è che sia certamente utilizzabile con un adattatore a 12 volt. Visto che devo comprarlo, visto che non devo adattarne uno che ho, devo acquistarlo apposta, cercherò di trovarlo appunto con la possibilità certa di attaccarlo direttamente a 12 volt, in modo da evitare il consumo addizionale dell'inverter. In più, per comprarlo non mi posso permettere sicuramente di acquistarlo nuovo, perché un computer della potenza che mi serve costicchia, non posso prendere il primo che capita in occasione, e quindi guarderò il mercato dell'usato, usato diciamo da privati, oppure usato da negozi e i ricondizionati. In questo modo credo di poter risparmiare abbastanza nell'acquisto e quindi investire qualcosa di più nella potenza. Più avanti, in seguito all'acquisto del computer, il computer è il primo e questa seconda cosa non è assolutamente urgente, penso di comprare anche un tablet abbastanza potente. Perché
sempre usato ovviamente, trovando un'occasione, qui una roba da privati magari. Per due motivi mi piacerebbe avere un tablet: uno perché io leggo tanto, veramente tanto, e leggo in formato elettronico, quindi non cartaceo, più adatto al camper. E tenere acceso un computer solo per leggere è un po' uno spreco di corrente, cioè il computer consuma tanto per dover solo leggere un documento, mentre un tablet consuma meno. Questo è il primo motivo. Il secondo motivo è che quando mi troverò in giro a dover sfruttare reti internet gratuite, tipo nei supermercati, nei centri commerciali, nei ristoranti, posti così, è ovviamente più comodo usare un tablet che non un portatile. Il portatile comunque, anche se è piccolo, è aperto, ha la tastiera, eccetera, è comunque più ingombrante. Un tablet invece è molto più comodo. Prendete per esempio, non lo so, ho un video di cui fare l'upload con un tablet, il tablet acceso mentre fa il download, può stare per esempio addirittura dentro lo zaino mentre io faccio qualcos'altro, no? Per esempio mi darebbe modo di sfruttare più facilmente le connessioni internet che potrei trovare in giro gratuitamente, senza dover appunto avere un punto d'appoggio, appoggiare il portatile, eccetera. Addirittura, voglio dire, un tablet lo posso usare in piedi, cioè se in una zona riesco a prendere una rete ma magari non ci sono tavolini del genere, con un tablet posso tranquillamente farlo, è più facile. Con un portatile bisogna, cioè, si cerca sempre di appoggiarsi da qualche parte. A questo punto un piccolo riassunto delle attività che faccio, in modo che così si riesce a capire il perché mi serve così tanto un computer ed è una necessità, non tanto un bisogno. Prima di tutto la roba che devo vendere, quindi tutta la roba che avevo in casa, nella vecchia casa, che sto vendendo e che venderò perché è tanta roba, e quindi sicuramente partirò a muovermi prima di aver terminato di venderla. Qualcuno ricorderà che ho parlato di magliette, una collezione di magliette a tema musicale, che erano più di 300 magliette, e ne ho vendute un po', però ce n'è ancora tante da vendere. Poi ovviamente la normale attività internet, ricevere posta, videochiamate eventualmente ai parenti quando sarò in giro, e chat, cose così. Poi le attività diciamo retribuite che faccio in internet. Ci sono delle attività che vengono retribuite pochissimo ma che fruttano qualcosa, quindi le faccio sempre meno, vanno diminuendo perché è troppo lavoro per troppo pochi soldi, però insomma sono cose che ancora ogni tanto faccio. Poi ho da gestire dei siti tipo blog, da cui cerco di guadagnare qualcosa con delle pubblicità, dei banner, cose così. Poi sto preparando e attiverò, diciamo, dei siti che supportano le mie attività, per esempio l'attività artistica, l'attività musicale, eccetera, quindi dovrò gestire questi blog e le comunicazioni che ne derivano. Poi sempre con i computer cercherò informazioni sui posti che visito, quindi diciamo una specie di attività da turista. Ovviamente poi tutte le pratiche, quindi bollo, assicurazione, tutte le varie cose, diciamo, economiche e politiche, diciamo, che si devono gestire, cercherò di gestirle appunto elettronicamente, essendo in movimento. E poi ho un'attività su cui conto abbastanza, che è quella di assistenza tecnica, diciamo, di computer, fatta attraverso un sito che dà assistenza. Anche questa, diciamo, questa sarà all'inizio forse l'attività principale, e siccome per questa potrebbe essere necessario anche spesso assistenza tecnica remota, quindi con il mio computer connesso al computer dell'eventuale cliente, ci vuole una certa potenza anche di calcolo per fare questo, oltre alla linea internet sempre attiva. Più o meno vi ho detto tutto.
E adesso vediamo come procedere. Per prima cosa ovviamente serve più corrente qua dentro in camper, quindi la prima cosa è finire di montare sul tetto in maniera definitiva il pannello che ho, e poi cercare di trovare soldi per avere più pannelli e per avere più corrente, e poi subito dopo questo più batterie per immagazzinare più corrente possibile. Appena fatto questo cominciare a muoversi, quindi come ho già accennato, quasi tutte le attività che faccio hanno bisogno che io mi muova, quindi appena mi muoverò riuscirò a mettere in piedi e fare avviare alcune di queste attività, sperando di incassare il più possibile e quindi avere di nuovo più soldi da investire in maggior quantità di produzione di corrente, per riuscire ad allungare i tempi di utilizzo dei computer. Cominciando a muovermi con quello che ho, quindi con i computer che ho, adatterò i miei consumi elettrici a quello che riesco a produrre. Quindi prima ancora di cercare di espandere l'impianto elettrico, cercherò di lavorare quel tanto che basta per non scaricare le batterie. Mano a mano che la quantità di elettricità prodotta sarà superiore, adatterò le ore di lavoro alla quantità di elettricità che posso usare. Appena avuta una certa quantità di potenza elettrica e quindi di ore di lavoro, i primi soldi andranno quindi subito nell'investimento di un nuovo computer. In questo modo dovrei risolvere la situazione, perché sarò già arrivato a una certa autonomia elettrica. Con un nuovo computer arriverò, credo, anche a un'autonomia, diciamo, di svariate ore al giorno di lavoro col computer, insomma, che appunto mi serve per tutte le cose che vi ho accennato. Quindi direi, questa è un po' la storia della situazione dei computer, perché mi serve un computer sempre attivo, perché mi serve tanta corrente, le attività che ci farò, quindi spero che si chiarisca il perché un normale pannello da 100 watt, come molti camperisti utilizzano e di cui sono contenti, a me non basta e ci vuole molto di più. Ok, per questo video è tutto, vi ho detto un po' tutto quello che riguarda la situazione computer, e grazie a tutti delle visualizzazioni, dei commenti e di tutti i consigli. Appuntamento ai prossimi video, ciao a tutti!